Ciao ragazzi, allora oggi faccio un confronto fra due piani, due stage piano che appartengono effettivamente allo stesso periodo. Si tratta di qualche anno fa, però sono strumenti che ora si trovano, diciamo, a prezzi ragionevoli, ragionevolmente vicini. Ora, chiaramente, questo è uno stage, fa tante altre cose, questa anche in realtà fa tante altre cose, però chiaramente qui i prezzi in realtà, se si va sullo stage, cambiano. Se si va sul nord piano si riesce ad arrivare più o meno allo stesso prezzo, non allo stesso, ma più o meno. Ora, avete sentito? Io ho messo un Royal Grand 3D qui per così stare su Yamaha come mondo. E anche per usare un piano che comunque fondamentalmente funziona nel mondo nord. Qui abbiamo anche chiaramente lo Steinway, il White Grand. Ma è proprio diverso, è diverso l'approccio, il tipo di sound è molto diverso. Molto diverso, Dio. Ora, chiariamoci, si può andare a suonare con entrambe tranquillamente. Vorrei entrare nel dettaglio, visto che così mi occupo di questo, ma in realtà sono due tastiere, due stage piano estremamente belli, estremamente eleganti, hanno un suono, hanno personalità, non c'è niente da dire. Ora, questo ha varie possibilità, del resto come questo, come stavamo dicendo, ma questo lo sapete, ha una libreria online molto vasta dove potete scegliere vari modelli. Qui la cosa è un po' più, diciamo, di fabbrica, ecco, ridotta, ma comunque questo è il CF invece, perché il primo che avete sentito è il CFX, che è un po' è il suono che lo distingueva quando è uscito dallo Yamaha CP1. Era questo campionamento. Questo è quello del CP1, diciamo, compreso anche l'S6, un po' più jazz, un po' più... Sono entrambi flat, completamente, non c'è niente, quindi non ho equalizzato, non ho fatto niente. Questo per dire che chiaramente lavorando sui parametri si possono raggiungere, si possono così avvicinare o equiparare a livello sonoro. Non lo sto facendo perché in realtà non credo sia il caso, non penso che sia questo quello che ci interessa. L'attitudine la senti subito di uno strumento, quando lo accendi. Poi si può lavorare, si possono utilizzare gli EQ di entrambe, lo sapete, possiamo raggiungere veramente una voce differente utilizzando chiaramente l'equalizzazione. Faccio un esempio semplice. Se lo sento un po' scavato, ho bisogno di un suono un po' più chiuso, questo è il CFX. Prende subito un'altra piega, stessa cosa vale qui, ma anche qui sapete. Diciamo che il campionamento del CFX ha comunque, torniamo all'equalizzazione dritta, flat, diciamo che ha un carattere comunque abbastanza aggressivo sugli acuti, ha sempre, anche nel pianissimo, una componente acuta molto, molto pronunciata, che è quella che poi gli permette questa radice, questa attitudine estremamente pop, perché che io trovo
molto interessante, il classico stile Yamaha. Da questa parte anche, perché voglio dire, comunque se torno allo Yamaha di cui parlavamo, però diciamo che questo è in tutti e tre i modelli, comunque il CFX un po' meno, ma gli altri due in particolare, un po' più fermo, un po' più deciso dal punto di vista delle armoniche e dell'informazione. Nord, come sempre, ha una pasta più realistica, se vogliamo, anche nell'errore, ma che è proprio quello che fondamentalmente mi piace. Però va veramente a gusti, nel senso che adoro altrettanto Yamaha da sempre, nel senso che è stata... mi ha accompagnato per anni dal punto di vista proprio anche professionale, quindi c'è un certo affetto. Devo dire che questo è un bello strumento. Ora ci sono anche delle, per esempio a me il CF piace molto, tutti quelli che la usano live mi dicono che poi alla fine si usa sempre il CFX perché chiaramente è un po' più adeguato alle situazioni live, perché buca, perché si fa sentire. Però questo è una buona alternativa, magari anche utilizzando un po' di equalizzazione. Per dare un colore differente, magari anche in registrazione, come dicevo, si può utilizzare perché ha una dote sua particolare. L'S6 è veramente diverso, è un altro discorso ancora. Lì si può agire per avere questa possibilità un po' più mediosina, un po' più sulle frequenze medie. Quello che posso dire, al suo interno qui non abbiamo suono di upright, qui ce ne sono tanti, lo sapete, ma intendo dire, quello che è importante è sentire che il carattere, diciamo, proprio sonoro, al di là del campionamento che si sceglie di entrambe, è proprio diverso. Qui ci sono le medie, qui è un suono più scavato al centro con un'altra attitudine. Ora andrei ai piani elettrici. Ecco, sui piani elettrici, quando ho fatto la recensione di questo da solo in solitudine, poi le chiamo recensioni, ma in realtà sono delle discussioni aperte, non è un verdetto mai. Questa generazione, che poi è un po' quella del CPU1, i piani elettrici piace a me. A molti non piace, molti non si trovano perché trovano un po' spenti questi strumenti, ma in realtà a mio parere sono molto realistici, perché anche il fatto che qui si spengano un po' così è una cosa abbastanza realistica, abbastanza possibile. Poi ce ne sono un po' di modelli anche con un po' più di informazione sugli acuti. Questo è molto bello. Ecco, sentite, questo ha già, come sempre succede con Yamaha, un'informazione chiara in questa parte della tastiera, che è fondamentale per quando si suonano parti solistiche. Mentre qui abbiamo molti modelli, però comunque questa parte bisogna sempre aiutarla equalizzando, perché per avvicinarla, sentite? Questo è un classico di quando si fanno paragoni fra questi due strumenti, fra questi due brand. Poi Wurlitzer,
Ecco, diciamo che Nord in questo caso è decisamente più a fuoco, anche se comunque qui ci sono vari modelli. Un esempio di suono diciamo che, ecco, per chiarire, sono tornato ai pianoforti per far sentire che questo, con un preset un po' più così, dove c'è stato un intervento dal punto di vista degli effetti, dei settaggi, chiaramente abbiamo un po' più di corpo e ci avviciniamo di più a questo, che però qui invece intervento non ce n'è. Quindi, insomma, era per ragionare sul fatto che si può raggiungere, in ogni caso si possono avvicinare. Era per fare proprio un paragone senza alcun intervento. Poi per il resto abbiamo clavinet, abbiamo tutto quello che sappiamo, ma lì, insomma, bene o male, entrambe le macchine fanno quello che possono. Per tutto il resto dei suoni abbiamo... Qui abbiamo tutti questi suoni, in questo caso, vabbè, io stavo facendo un discorso chiaramente pianistico, ma in questo caso qui dipende dal modello. Questa è una Nord Stage, ha dentro tutto, ha un synth virtuale, qualsiasi cosa. Qui siamo di fronte a uno stage piano con una possibilità notevole dal punto di vista dei sintetizzatori anche, perché abbiamo molti suoni che però chiaramente non è un sintetizzatore virtuale, questo è un'altra cosa. Quindi io direi che si potrebbe fare un paragone con un Nord piano, come dicevo prima. Ora, abbiamo visto più o meno tutte le possibilità, tranne il CP80, che qui è molto bello, devo dire. Ha questa verità veramente notevole. Qui chiaramente anche qui se scoriamo un po' di preset troviamo comunque qualcosa di un po' più colorato che può avvicinarsi. Qui chiaramente basta mettere un chorus e ci avviciniamo a queste sonorità. Adesso questo è molto più chiaro, anche lì si può intervenire, possiamo avvicinarle. Diciamo che scorrendo i preset si arriva scorrendo, appunto, come dicevo, si arriva a raggiungere poi fondamentalmente bene o male tutto quello che serve. I suoni sono tantissimi, c'è di tutto veramente sul CP4. Del resto da questa parte, come dicevo, dipende dai modelli, ma nella maggior parte dei casi i samples ormai sono su tutti i modelli, piano, electro e stage. Quindi diciamo che ci si può trovare nella stessa situazione anche diciamo dal punto di vista economico, si può raggiungere una discreta somiglianza. Questa cosa che vi ho detto appunto dei preset da scorrere, delle possibilità di effetto e di intervento cambia radicalmente tutto, nel senso che come sappiamo anche qui abbiamo una possibilità di intervento radicale. Ora, tornando alla purezza, diciamo, ai suoni in purezza e quindi tornando al suono per quello che è, questo equalizzatore è importantissimo, davvero, questo vi può aiutare moltissimo live perché trovate immediatamente, se vi manca un po' di, sentite, basta sfiorarlo. Del resto anche questo ha un equalizzatore, questo a bordo meraviglioso. Sono entrambe
bellissime. Passiamo alla tastiera. Se qui ci fosse un Nord piano avremmo una comparazione diciamo più adeguata, perché la Nord Stage ha a bordo una tastiera che a me piace tantissimo, che è la TP40, ma che può piacere o non piacere, perché è una tastiera con cui ci si può trovare bene sui piani elettrici, sui Wurlitzer, magari anche più adeguata per mescolarsi con degli organi e con dei synth e cose del genere. Pianisticamente chiaramente è un po' più morbida di quello che ci possa aspettare. Questa invece è decisamente più pianistica e devo dire molto bello, il peso è bellissimo. Ecco, per parlare di questa in modo diciamo più, diamogli un po' di colore. Questo preset si chiama CFX Dark. Ecco, questa è, diciamo, la questione un po' più importante. Qui abbiamo un range dinamico più vasto, qui meno, abbiamo una bella tastiera però, molto bella per quello che riguarda i pianoforti. L'efficacia credo che, vabbè, insomma, più o meno si possa raggiungere in tutti e due i casi in modo immediato. Detto questo, io credo che più o meno abbiamo raggiunto lo scopo di questo video, che era quello, insomma, in qualche modo di confrontarle, cercando di stare in purezza. Ho fatto anche qualche passaggio per farli andare più o meno vicini. Diciamo che di base, appunto, abbiamo due range dinamici un po' diversi. Nonostante questo, io credo che ancora il CP4 sia una tastiera, uno stage piano molto valido, molto immediato. Ho fatto una recensione in solitudine di questo strumento e considerando anche tutte le opportunità che ha dal punto di vista dei layer, degli split e tutte le funzioni. Questa era una comparazione a livello proprio di espressione e di voce di questi due strumenti. Vorrei ringraziare Max Pellegata, che mi ha dato la possibilità di fare questo confronto, prestandomi il suo Yamaha CP4 Stage, che comunque, insomma, tornando a noi, mettendo il suono diciamo più utilizzato da tutti. Che insomma comunque ha un gran bel suono e una bellissima tastiera.
qui si sa, conosciamo bene. Lascio a voi così, quello non vuole essere una gara mai, deve essere sempre una cosa utile, perché io sono convinto che ci sia chi preferisce questo suono e chi preferisce questo suono, al di là delle qualità o meno di entrambi e del fatto che per ognuno di noi quello che il ragionamento che facciamo noi è oggettivo, in realtà no, è sempre soggettivo. Perché se io vado a suonare e con questa mi esprimo, il suono e tutte quelle cose passano in secondo piano, la stessa cosa vale per questa. È più importante l'espressione poi nel dettaglio del suono, perché a questo livello il suono è bello in tutti e due i casi. Dipende dai gusti. Io vi ringrazio, vi saluto e soprattutto se vi va iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella che è la cosa più importante perché è quella che mi permette poi di disturbarvi costantemente con quello che faccio. Spero sia stato utile, spero vi piaccia il mio modo di approcciarmi e quindi iscrivetevi, campanella e vi ringrazio come sempre, vi saluto, siete sempre tutti gentilissimi nei miei confronti e questo mi fa veramente piacere. Un abbraccio forte, ciao ciao ciao.